Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti, io sono Elisa e come ogni lunedì anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime. Vi ricordo inoltre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Immagina di osservare tuo figlio mentre costruisce giorno dopo giorno una vita che sembra finalmente aver preso la direzione giusta, la vita dei suoi sogni. Lo vedi dedicarsi ore alla sua più grande passione, lo sport, alla sua famiglia, lo osservi sfidare i propri limiti mentre tutto attorno a lui cambia sempre più velocemente, da quando si è lanciato in quell'investimento con sua moglie, con quella ragazza che ha conosciuto ormai tanti anni fa. Li hai visti innamorarsi, li hai accompagnati all'altare, hai visto crescere la loro famiglia. Ora il loro stile di vita è cambiato totalmente. Nuove proprietà, auto di lusso, viaggi tra Europa e Hawaii ed eventi sportivi esclusivi. Li senti continuamente raccontare del loro lavoro nel settore delle armi, con un entusiasmo che ti rende felice per loro. Poi un giorno squilla il telefono e una notizia drammatica ti travolge. Improvvisamente un enorme castello di carte si sgretola davanti ai tuoi occhi. Questa è la storia di Michael e Natalie Cochran. Michael Brandon Cochran nasce il 23 dicembre del 1980 a Beckley, nel West Virginia, dai genitori Donna e Michael Edward. Beckley è la classica cittadina americana per come ce la immaginiamo tutti. Per intenderci, le attività preferite sono il barbecue della domenica, le partite di baseball, insomma, è la classica cittadina in cui tutti si conoscono e in cui non succede mai niente. Quando Michael è ancora molto piccolo, a circa 8 anni, i suoi genitori si separano e la moglie si risposa con un altro uomo, Ed Bolt, che ricoprirà in tutto e per tutto un ruolo paterno per Michael, con il quale appunto costruisce un rapporto molto molto stretto. Michael crescendo diventa un ragazzino brillante e molto disciplinato, a scuola si impegna molto ed è uno di quelli che non salterebbe mai una lezione e partecipa anche con molto entusiasmo a diverse attività scolastiche, tra cui vari sport. Lui è molto atletico, ama lo sport, è una delle sue più grandi passioni fin da piccolo. In particolare si appassiona alla pesistica e si appassiona a questa cosa da quando è praticamente un bambino. Pensate che riceve in regalo il suo primo set di bilancieri quando ha solamente 10 anni. Crescendo ovviamente questa passione non fa altro che aumentare e Michael si dedica seriamente al powerlifting, arrivando persino a vincere una competizione. Ed è proprio in un negozio sportivo che Michael incontra la donna della sua vita, Natalie Page Jessup. Natalie nasce nel novembre del 1980, anche lei, nel West Virginia, dai genitori Larry e Daphne Jessup. Cresce in un ambiente familiare affettuoso insieme alla sua sorella maggiore e si distingue fin da giovane come una persona determinata e profondamente legata alla fede. Natalie e Michael si incontrano appunto in questo negozio sportivo, come vi dicevo, in cui Natalie lavora come cassiera nel 98, quindi entrambi a questo punto frequentano ancora il liceo, entrambi hanno circa 17 anni. La madre di Michael ricorda molto bene quell'incontro perché quando lei e il figlio erano arrivati alla cassa in questo negozio aveva notato subito che tra i due fosse scattato qualcosa. Infatti usciti dal negozio aveva scherzato con lui dicendogli che si vedeva che a Natalie lui piaceva. Lui aveva fatto finta di niente, aveva finto di non essersene neanche accorto, ma da quel momento in poi aveva cercato ogni scusa per tornare in quel negozio. E infatti, poco tempo dopo, Natalie e Michael cominciano a uscire insieme. E ovviamente sono entrambi molto giovani, ma nonostante questo la relazione diventa subito seria, tanto che quando Michael comincia il college, si iscrive alla West Virginia University per studiare informatica, Natalie decide di modificare completamente i propri piani per il futuro. Lei inizialmente avrebbe dovuto frequentare la Concord University, ma
sceglie invece di seguire Michael nella sua stessa università, dove intraprende gli studi di farmacia. Poi, nel 1999, già durante il primo semestre universitario, Michael fa la proposta a Natalie e i due decidono di sposarsi e solo pochi mesi dopo, nel maggio del 2000, lo fanno, i due celebrano il matrimonio. E oddio, per quanto sia tutto estremamente romantico, i familiari di Michael non sono così euforici. La madre, Donna, in particolare, pensa che i due stiano facendo le cose giusto un po' di fretta. Lei avrebbe preferito che Michael si fosse concentrato prima sui suoi studi e che avesse costruito il suo futuro con un po' più di calma, ma che dire, ovviamente non possono decidere loro per Michael e lui chiaramente ha deciso di voler passare il resto della sua vita con Natalie. Comunque dopo il matrimonio, nel 2000, sia Natalie che Michael completano gli studi universitari. Michael si laurea in informatica mentre Natalie intraprende la carriera in farmacia, ambito nel quale riesce rapidamente ad affermarsi. Negli anni successivi poi nascono i loro due figli, Nicole e Ashton, e la coppia si stabilisce a Daniels, sempre in West Virginia, in una proprietà di circa 4 acri che Michael ristruttura quasi interamente da solo. Agli occhi di amici e conoscenti, i Cochran sembrano incarnare l'immagine della famiglia perfetta, la famiglia perfetta americana. Sono economicamente stabili, è una famiglia molto unita, profondamente coinvolta nella vita della comunità locale. Michael lavora nel settore informatico, ma dedica gran parte del suo tempo libero allo sport giovanile. Lui diventa infatti il coach della squadra di baseball e di football che frequenta anche il figlio. Lui è praticamente il coach a cui tutti i ragazzini vogliono bene, avete presente quelli che vediamo nei film. Ma anche Natalie, oltre a lavorare come farmacista, diventa una presenza costante nell'ambito scolastico della comunità. Lei organizza eventi, coordina le attività, ad esempio ordina le divise per le squadre sportive e ricopre persino il ruolo di tesoriera della squadra di baseball della scuola media, quindi gestisce i soldi, i fondi. Ed è proprio attraverso queste attività che i Cochran costruiscono una rete molto ampia di amicizie. I due hanno tantissimi amici, ma tra le persone a loro più vicine ci sono Chris Davis e sua moglie Jennifer. Queste due coppie, cioè i Cochran e i Davis, iniziano a frequentarsi molto spesso, cioè trascorrono vacanze insieme, fanno cene e condividono gran parte della loro vita quotidiana, anche perché questi amici, i Davis, hanno 2 figli. Un giorno purtroppo proprio uno dei figli dei Davis, il più piccolo, riceve una diagnosi di diabete di tipo 1. Michael e Natalie stanno molto vicini ai loro amici in questo momento difficile e soprattutto Natalie assume un ruolo fondamentale per la famiglia perché grazie alla sua esperienza professionale nella gestione della malattia, dei farmaci, vi ricordate lei fa la farmacista, aiuta concretamente i Davis, insegnando proprio loro come somministrare l'insulina, come monitorare la glicemia. Natalie e Michael, insomma, sono per tutti 2 persone estremamente disponibili e generose. Un'altra loro cara amica, Toni, racconta per esempio che praticamente suo marito era mancato per via di una brutta malattia, la leucemia. Da quando lei era rimasta vedova, Michael era stato molto vicino ai figli di questa Toni, li andava a prendere, li portava a pescare, li accompagnava agli allenamenti, diciamo era diventato per loro un po' una figura paterna, cosa per cui Toni gli sarà per sempre grata. Nel 2017 poi arriva una svolta nella vita dei Cochran che trasformerà per sempre la loro vita. Dunque, un giorno Natalie guarda un film, ok? Il film War Dogs e rimane fulminata da sto film, cioè lei lo guarda e dice a Michael: no vabbè, dobbiamo farlo anche noi. Per chi non lo avesse visto, ve lo racconto veramente in brevissimo, giuro. Temevamo che la vostra esperienza non fosse adeguata a un contratto così importante. Ma dopo avervi incontrato faccia a faccia, possiamo ritenere di essere in buone mani. Non vi deluderemo, signori. Tra l'altro questo film è tratto da una storia vera, che non è questa. Ovviamente, più che altro questa
è una storia vera ispirata al film? Vabbè, comunque, War Dogs racconta la storia di due ragazzi, due amici, che quasi per caso riescono a ottenere un enorme contratto con il governo degli Stati Uniti per fornire armi all'esercito. Praticamente loro scoprono che il governo, il Pentagono, pubblica online migliaia di gare d'appalto per la fornitura di equipaggiamento militare. Molti però sono piccoli contratti che le grandi aziende delle armi ignorano perché sono poco redditizi. Loro infatti, questi due amici, iniziano comprando e rivendendo cose relativamente semplici come munizioni, elmetti, accessori, facendo da intermediari, quindi trovano un fornitore disposto a vendere ad un certo prezzo, vincono la gara offrendo un prezzo leggermente più basso dei concorrenti e poi guadagnano sulla differenza. Inoltre la vostra offerta era troppo allettante per lasciarsela sfuggire. Che intende dire esattamente? Avete giocato veramente al ribasso, ragazzi miei. Sì, quanto a ribasso? Ci costate 53 milioni di dollari meno del concorrente più a buon mercato. Poi vabbè, il film degenera perché vincono questo contratto enorme da circa 300 milioni di dollari per fornire milioni di proiettili all'esercito afghano, ma vabbè, questo è il film, non c'entra nulla, torniamo al nostro caso. Natalie appunto guarda questo film e dice a Michael: facciamolo anche noi. E lo fanno, cioè fanno la stessa identica cosa. Insieme a Michael, Natalie fonda la Tactical Solutions Group, una società che si occupa appunto della fornitura di armi ed equipaggiamento medico per contratti legati al governo federale e al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Quindi, esattamente come nel film, quando il governo americano pubblica online una gara d'appalto per acquistare armi, munizioni o altro equipaggiamento, Natalie e Michael cercano un fornitore disposto a vendere quel materiale ad un certo prezzo e a quel punto presentano la loro offerta al governo. E se la loro proposta viene scelta tra quelle dei concorrenti, ottengono il contratto. Comprano quindi il materiale dal fornitore e lo rivendono allo Stato trattenendo la differenza. In pratica loro non producono niente, cioè non è che loro fabbricano armi, non fabbricano nulla, loro fanno semplicemente da intermediari, comprano a un prezzo, rivendono a un prezzo più alto e guadagnano sul margine. E questo progetto funziona. Secondo tutti quelli che li conoscono, Natalie è la mente dietro il progetto, infatti lei possiede il 51% della società mentre Michael il restante 49%. La coppia è molto entusiasta del progetto imprenditoriale e presto cominciano a guadagnare moltissimi soldi, o comunque questo è quello che si nota dall'esterno. I Cochran erano già una famiglia benestante, insomma loro stavano bene, ma adesso parliamo di un livello completamente superiore, cioè nel senso si lanciano nell'acquisto di diverse nuove proprietà, comprano macchine nuove, auto d'epoca, fanno viaggi di lusso, comprano gioielli su gioielli, addirittura comprano un hangar per aerei perché Michael decide che voleva prendere il brevetto da pilota. Ma loro non spendono soldi solamente per loro. Michael sceglie di dare una parte di quei soldi in beneficenza e di darli anche alla comunità. Per esempio, finanzia una sala pesi in una scuola locale e addirittura a un certo punto c'era un pastore di una chiesa locale che loro frequentavano che per una serie di motivi rischiava di rimanere senza casa, stava avendo dei problemi. Ebbene, Michael a questo pastore compra una casa, cioè gliela compra e gliela regala. E come se non bastasse, ad un certo punto i Cochran dicono di voler acquistare addirittura un intero villaggio in Africa, così da far costruire tantissime case per la popolazione locale, per fare del bene. E con la crescita esponenziale della loro società, Natalie e Michael iniziano a coinvolgere sempre più persone nel progetto. Parlano a familiari, ad amici della cosa, parlano di investimenti, degli enormi guadagni e di questi contratti governativi estremamente redditizi. E ovviamente
tutti si fidano di loro perché vi ho spiegato che persone sono. I loro amici, vi ricordate i Davis, Chris e Jennifer, loro per esempio decidono di investire oltre $500.000 nella società, come anche un'altra coppia di amici, John e Stephanie Hamilton. Anche loro investono parecchi soldi nell'azienda, tra l'altro in un momento molto delicato della loro vita, e cioè mentre il figlio affronta gravi problemi di salute. Le spese mediche stanno diventando sempre più pesanti perché ovviamente siamo negli Stati Uniti, quindi ammalarsi è un privilegio riservato ai mega ricchi, ma proprio per questo motivo Natalie li convince ad investire nella sua azienda, perché i profitti sono talmente vantaggiosi che avrebbero alleggerito il peso di tutte quelle spese che devono sostenere e avrebbero garantito maggiore serenità alla famiglia. E ovviamente anche i genitori di Natalie e di Michael decidono di investire. I genitori di Michael affidano alla società quasi $250.000, praticamente tutti i loro risparmi dedicati alla pensione, perché anche loro ovviamente si fidano ciecamente. Oltretutto Natalie racconta loro che sua madre aveva già ottenuto un profitto di oltre $60.000 proprio grazie ai suoi investimenti nella società. Tutto sembra andare alla grande. Alcune delle persone che avevano investito all'interno della società ricevono anche dei profitti, ma altri invece no, non ricevono nulla. Il tempo passa e questo nulla inizia a farsi sentire, soprattutto perché, come vi dicevo, alcuni di loro, come i genitori di Michael, hanno investito praticamente tutti i loro risparmi, quindi cominciano ad avere una certa ansietta, cominciano a fare pressioni su Natalie chiedendole: ma i nostri soldi dove sono? Questi profitti di cui parlavi, quando arrivano? Natalie però ha sempre una scusa pronta. A volte spiega che è normale che all'inizio ci voglia un po' di tempo per ricevere i profitti, altre volte dice che è il governo stesso a trattenere momentaneamente i fondi. Oppure, per esempio, nel dicembre del 2018 c'è stato uno shutdown del governo americano, cioè il governo americano ha chiuso, si è bloccato per ben 35 giorni, perché praticamente il Congresso e il presidente Donald Trump non sono riusciti a trovare un accordo sul bilancio federale, in particolare sui finanziamenti chiesti da Trump per la costruzione di quel famoso muro al confine col Messico. Sì, se non otteniamo ciò che vogliamo, in un modo o nell'altro, che sia tramite te, tramite l'esercito, tramite come vuoi chiamarlo, io bloccherò il governo. Sono orgoglioso di bloccare il governo per la sicurezza delle frontiere, Chuck. Durante lo shutdown centinaia di migliaia di dipendenti federali sono stati costretti a lavorare senza stipendio o a rimanere a casa senza paga, mentre molti servizi governativi ovviamente hanno subito rallentamenti o sono stati sospesi. E ovviamente Natalie prende la palla al balzo e per più di un mese ha potuto dire: ma sai, il governo è chiuso, è per questo che non ci mandano i soldi, che comunque era credibile come cosa, perché stava succedendo davvero, cioè era su tutti i giornali questa situazione. Insomma, lei ha una spiegazione per tutto, ma tutte le persone che hanno investito chiaramente cominciano a spazientirsi. Ad un certo punto però tutti gli amici e i familiari dei Cochran vengono colti da una notizia devastante che mette tutte le loro preoccupazioni per gli investimenti in secondo piano, ovvero nel 2019 Natalie scopre di avere la leucemia. Natalie spiega di averlo scoperto da un po', in modo inaspettato, e di essersi già sottoposta a delle cure molto pesanti e aggressive, e condivide con loro anche una scelta atroce che starebbe valutando insieme al marito. La sua situazione infatti sarebbe talmente grave da star prendendo in considerazione l'idea di interrompere le cure e di vivere in pace, circondata dalle persone che ama, per il resto dei suoi giorni. Tutti ovviamente sono sconvolti dalla cosa e si stringono attorno a lei dimostrandole amore, supporto, e tutti si rendono disponibili per aiutarla in questo momento di grave difficoltà. A dirla tutta però non proprio tutti. C'è una persona infatti che ha diversi sospetti su tutta questa situazione. Quella persona è Tony. Ve la ricordate Tony? Tony è quell'amica dei Cochran il cui marito è mancato proprio a causa della leucemia.
una malattia quindi che lei conosce molto, troppo bene. Tony ha subito sospettato che Natalie stesse mentendo quando ha detto di avere la leucemia, perché continuava a dire di avere la leucemia al 3° stadio. Ma Tony spiega che chi ha la leucemia di solito non parla di stadi come per altri tumori, ma di diversi tipi di leucemia, cioè quindi di solito non si dice leucemia di stadio 1, 2, 3, ma che ne so, la leucemia linfatica, mieloide. Chiaramente però non è una prova assoluta del fatto che Natalie stesse mentendo, ma diciamo che Tony, sentendo questa cosa, ha storto un po' il naso. E diciamo che la prova della sua brutta sensazione l'ha avuta in un altro momento, quando Natalie le ha mostrato il fatto che stesse perdendo i capelli a causa della chemio. Natalie infatti, per mostrarglielo, ha buttato la testa in avanti, no? Ha buttato la sua testa piena di capelli, peraltro, in avanti, e le ha mostrato sulla nuca una chiazza in cui, a detta sua, le mancavano i capelli. Ma questa chiazza, a detta di Tony, era palesemente stata rasata, perché c'era già la ricrescita di capelli sotto che Tony ha visto benissimo. Tony comunque è l'unica ad avere questi sospetti e in realtà lì per lì se li tiene per sé, perché in fondo non vuole davvero credere che questa persona, questa sua amica, stia mentendo su una cosa così seria, qualcosa tra l'altro che l'aveva fatta soffrire così tanto, qualcosa che, cioè una malattia che le aveva portato via il marito, la persona a lei più cara al mondo. A inizio febbraio comunque Natalie e Michael pianificano un viaggio a Lynchburg, dove Michael spera di incontrare dirigenti bancari per ottenere finalmente dei fondi federali che attendeva da tempo. Natalie organizza il tutto e decide di volare su un aereo privato, ovviamente, perché perché mai volare su uno sporco aereo pubblico quando si è milionari come lei, giusto? Il volo comunque è fissato per il 6 febbraio, siamo sempre nel 2019. Solo il giorno prima però, il 5 febbraio, Natalie contatta il loro medico di famiglia, il dottor Zachary Halsey, e gli dice che sia Michael sia lei stanno molto male, cioè entrambi hanno una brutta influenza, ma lei sta particolarmente male perché chiaramente è indebolita dalla leucemia, dalle chemio. Il giorno dopo, il 6 mattina, quindi il giorno del viaggio, Natalie e Michael annullano tutto, annullano il viaggio, lo scrivono al pilota dell'aereo la mattina stessa, lui risponde ok, che va bene. Poi Natalie scrive a Jennifer Davis, vi ricordate la loro amica che aveva il figlio diabetico, e le chiede se per caso può procurarle una fialetta di insulina. Perché, spiega, tra le cure per la sua leucemia le stanno somministrando degli steroidi che le alzano la glicemia. Per chi non lo sapesse, l'insulina è un ormone che serve a regolare la quantità di zucchero nel sangue. Viene utilizzata soprattutto dalle persone diabetiche, ovviamente, che non producono insulina in modo naturale, ma può essere somministrata anche a pazienti che stanno assumendo determinati farmaci, come gli steroidi, che appunto possono provocare un aumento della glicemia. Jennifer quindi accetta e le presta una fiala di insulina di quelle che utilizzava suo figlio. La mette in una bustina e la lascia sul porticato dei Cochrane. Dopo qualche ora però, Natalie invia a Jennifer sul cellulare una foto molto inquietante. Le invia una foto di Michael disteso a terra sul pavimento della cucina. Sembra privo di sensi, cioè sembra svenuto, è proprio accasciato. Jennifer rimane turbata da quella foto e le chiede cosa stia succedendo, le chiede se Michael stia bene, anche perché Natalie ha mandato quella foto e basta. Natalie risponde senza però dare troppo contesto. Ricordate però, entrambi stavano male, avevano questa brutta influenza. Natalie quindi risponde a Jennifer dicendo che Michael semplicemente si è sentito male, ha vomitato nel lavandino e poi è collassato a terra. Jennifer quindi le dice di portarlo urgentemente in ospedale, ma Natalie le risponde di no,
che Michael non vuole andare in ospedale, che l'ultima volta le aveva fatto giurare che mai più nella vita l'avrebbe portato in ospedale e quindi lei non vuole portarlo. Dice che ha solo bisogno di sleep it off, cioè farsela passare dormendo. Natalie a quel punto chiama un altro amico della coppia, un appaltatore che aveva fatto diversi lavori di ristrutturazione in casa loro, con cui erano diventati amici, e dice anche a lui la stessa cosa. Michael si è sentito male ed è accasciato sul pavimento della cucina e chiede a lui di andare a casa loro per aiutarla a spostarlo, così da farlo almeno sdraiare sul divano, cosa che questo amico appaltatore fa. Più tardi arrivano diversi amici della coppia a casa dei Cochran, tutti sempre chiamati da Natalie, e tutti possono constatare lo stato di Michael. È privo di sensi, non risponde a nessuno stimolo, quindi tutti insistono, dicono a Natalie di portarlo in ospedale, ma lei ripete quello che vi ho detto prima, ovvero no, deve solo farsela passare dormendo. E aggiunge: questo è quello che lui fa sempre quando succede, dorme un po' e poi gli passa. Nonostante le perplessità di tutti i presenti, Natalie continua a ripetere che Michael soffre già da tempo di crisi epilettiche e che appunto detesta essere portato in ospedale. Eppure le ore passano e la sera Michael è ancora privo di sensi, respira rumorosamente, sembra quasi che stia russando a tratti, ma non reagisce ad alcun stimolo esterno. Il loro amico Chris Davis a quel punto non è più disposto ad aspettare, lo prende, lo carica in macchina e lo porta personalmente all'ospedale perché capisce che la situazione è gravissima ed è solo in questo momento che Natalie decide di avvisare la madre di Michael, cioè sua madre, Donna, viene informata del fatto che suo figlio era privo di sensi dalla mattina alle 22 di sera. E oltretutto dovete sapere che Donna, cioè la madre di Michael, giusto? È un'infermiera in pensione e vive a soli 10 minuti da casa loro, quindi avrebbe potuto aiutarli, avrebbe potuto, non so, dare un suo parere. Quando arrivano al pronto soccorso però la situazione precipita ulteriormente. Nel giro di qualche minuto Chris finisce intubato e attaccato ad un ventilatore meccanico. Questo permette a tutti di realizzare quanto grave sia la situazione. I medici stavano già combattendo per salvargli la vita. I medici però non riescono a capire che cosa stia provocando tutto ciò. Non capiscono che cosa stia provocando il collasso dell'organismo di Michael, un uomo che fino a poco tempo fa sembrava stare benissimo, era giovane, era molto atletico. Eppure gli esami mostrano un quadro clinico gravissimo. I livelli di zucchero nel sangue sono estremamente bassi. Il livello di glucosio è 21. E per farvi capire, un livello considerato normale di glucosio va dai 70 ai 140, quindi 21 è estremamente basso. Un livello così basso di glucosio è estremamente pericoloso. Il cervello infatti utilizza il glucosio come principale fonte di energia e quando i livelli scendono troppo può iniziare a soffrire nel giro di poco tempo. Una glicemia così bassa può causare confusione, perdita di coscienza, convulsioni e nei casi più gravi un edema cerebrale, cioè un gonfiore del cervello che può provocare danni neurologici permanenti o addirittura la morte. E questo è proprio quello che succede a Michael. Le TAC mostrano un esteso edema cerebrale, un gonfiore del cervello che continua ad aggravarsi, ma nessuno riesce ancora a spiegare che cosa abbia causato tutto questo, perché ad una persona in salute non è che la glicemia possa abbassarsi così tanto, così di botto senza motivo. Passano i giorni e tutti si stringono attorno a Michael sperando, pregando, aggrappandosi a qualsiasi cosa, ma poi giorni dopo il ricovero arriva la notizia che nessuno voleva sentire. Per Michael non c'è più nulla da fare. La sera del 10 febbraio 2019 Michael viene trasferito in una struttura destinata ai pazienti terminali perché i medici ormai ritengono che non ci sia più alcuna possibilità di recupero. Le sue condizioni sono considerate irreversibili e il supporto vitale viene progressivamente sospeso. Secondo i sanitari gli resta
pochissimo tempo da vivere. Michael perderà la vita nella notte tra il 10 e l'11 febbraio 2019 ad appena 38 anni. La sua morte lascia tutti sotto shock, non solo per la tragedia in sé, ma anche perché, appunto, nessuno riesce ancora a spiegare che cosa abbia provocato un crollo così improvviso e devastante. Eppure, la morte di Michael viene inizialmente classificata come naturale e non viene effettuata nessuna autopsia. Dopo la morte di Michael, amici e vicini si stringono immediatamente attorno a Natalie, rimasta vedova, malata con la leucemia e, ricordiamolo, con 2 figli. La comunità si attiva e ognuno fa la sua parte per supportare la famiglia Cochran. C'è chi porta pasti caldi a casa, chi si occupa dei bambini e chi passa semplicemente per un saluto, un po' di compagnia. Natalie però non si fa vedere più di tanto e spesso quando qualcuno arriva a casa dice di sentirsi stanca, debilitata dalle cure per la leucemia, diciamo che si isola un po'. E per molti Natalie diventa quasi il simbolo della resilienza. E poi, circa 2 mesi dopo la morte di Michael, finalmente arriva una bella notizia. Natalie comunica agli amici che il tumore è in remissione. Da lì a poco Natalie sembra ritrovare gradualmente energia e forza. Torna la Natalie attiva che tutti conoscevano. Per mantenere vivo il ricordo di Michael, Natalie crea una borsa di studio a suo nome, un modo concreto per onorare la memoria di un uomo che aveva dedicato gran parte della propria vita ai ragazzi, allo sport, alla comunità. Col passare dei mesi la vita di Natalie sembra lentamente essere tornata sui binari. E a questo punto gli amici tornano a farsi delle domande sulla società di Natalie e Michael, perché ricordate, tutti stanno ancora aspettando i loro soldi, i fantomatici profitti. Ma la situazione è delicata. Natalie comunque è appena rimasta vedova, sta comunque ancora combattendo con la leucemia e sta crescendo 2 figli da sola. Eppure col tempo delle voci iniziano a circolare, c'è qualcosa di strano e le voci si fanno sempre più insistenti fino a raggiungere anche la polizia. L'investigatore Robert Hinzman, esperto di crimini finanziari nella Polizia di Stato della West Virginia, viene informato di una denuncia presentata da un collezionista d'armi che aveva fatto affari con la società dei Cochran. Questo collezionista sostiene di aver ricevuto soltanto metà della merce che aveva acquistato. Circa $40.000 in armi erano stati consegnati, mentre altri $40.000 di forniture varie non erano mai arrivati. Il detective Hinzman decide di approfondire immediatamente la denuncia di questo collezionista d'armi e ben presto emerge che quell'uomo non è l'unica persona in attesa di denaro o di forniture mai ricevute. Proprio grazie alle sue informazioni gli investigatori arrivano ad un secondo nome, un altro investitore coinvolto in una delle società dei Cochran. Anche lui racconta una storia molto simile, dice di aver investito nell'azienda dei Cochran, convinto dalle promesse di grandi profitti legati ai contratti governativi, ma che col tempo aveva iniziato a ricevere solo scuse, rinvii e spiegazioni poco chiare, chiaramente però nessun ritorno economico. A quel punto il detective Hinzman coinvolge anche il collega, il tenente Tim Bledsoe, e insieme i due provano a capire qualcosa, a tirare le fila e soprattutto osservano il comportamento di Natalie. Con Michael, che purtroppo ha perso la vita, l'unica persona ancora formalmente collegata alla società è lei. Ed è lei infatti che sta continuando a gestire l'attività, cercando anche nuovi investitori. I detective decidono quindi di procedere con cautela, evitando uno scontro diretto e immediato con lei, perché hanno paura che lei distrugga tutte le prove. Scelgono quindi di avvicinare Natalie partendo dalla morte di Michael invece che dalle questioni finanziarie. Il tenente Bledsoe contatta quindi direttamente Natalie e questa telefonata segna ufficialmente l'inizio dell'indagine. I detective le chiedono di ricostruire la giornata del malore di Michael e lei racconta loro che quel giorno lei aveva un lieve malessere, poi aveva accompagnato i figli a scuola,
e dopo aveva visto stare male anche Michael. Dopo aver riposato un po' sul divano, lui poi si era alzato improvvisamente, si era sentito male, appunto aveva vomitato nel lavandino e poi aveva avuto questa crisi e sarebbe caduto sbattendo la testa. Sottolinea che inizialmente Michael non sembrava in condizioni critiche e che solo più tardi avevano deciso di portarlo in ospedale quando ormai non rispondeva più. Natalie a questo punto avanza anche una possibile spiegazione. Lei sostiene che Michael prendesse uno strano integratore per la palestra, un prodotto per aumentare il testosterone, una cosa comprata in Messico e che negli Stati Uniti era illegale. Insomma, dice loro che Michael prendeva steroidi e ipotizza che possa essere stato quello a causare il crollo fisico di suo marito. Le autorità interrogano anche tutti gli amici e i familiari della coppia, facendo loro sempre più domande, soprattutto su Natalie. E quando lei lo scopre, va nel panico più totale e telefona direttamente al superiore del tenente Bledsoe piangendo e pregandoli di lasciarla in pace perché quell'indagine la stava facendo sentire troppo sotto pressione ed essendo ancora in lutto lei non riusciva a sopportare tutto questo. Per i detective però quella chiamata conferma definitivamente che Natalie ha capito di essere diventata al centro dell'indagine e sta andando nel panico perché ha qualcosa da nascondere. La svolta arriva quando gli investigatori riescono ad ottenere i telefoni cellulari della coppia e iniziano ad analizzare i migliaia di messaggi privati inviati da Natalie ai familiari, agli amici e queste conversazioni dimostrano una cosa. È chiaro che l'attività di Natalie fosse fraudolenta, ma soprattutto che Michael non fosse a conoscenza di tutta la truffa che c'era dietro. Proprio nell'ultimo periodo, infatti, dai messaggi capiscono che Michael avrebbe lentamente iniziato a capire che qualcosa non tornava. L'indagine finanziaria che coinvolge Natalie e le sue società si rivela molto più grave del previsto. Gli investigatori scoprono infatti che molte delle storie raccontate da lei erano completamente inventate. Natalie era riuscita a convincere 11 persone a investire complessivamente circa 2,5 milioni di dollari, promettendo tutti questi incredibili profitti, ma si trattava tuttavia di una messa in scena. La società non aveva mai ricevuto alcun contratto governativo reale, come invece era indicato su tutti i siti della società e come invece diceva lei. Gran parte del denaro raccolto veniva invece usato da Natalie per spese sue, per spese personali, acquisti di lusso, e i soldi che erano raccolti erano semplicemente i soldi degli investitori. Cioè, secondo le accuse, il meccanismo reale dietro questa azienda era quello di un classico schema Ponzi. Lo schema Ponzi è una tipologia di truffa che sarebbe un po' come lo schema piramidale, in cui praticamente i primi partecipanti, diciamo così, ricevono guadagni grazie ai soldi versati da chi entra successivamente. In pratica funziona come una sorta di catena di Sant'Antonio. Agli investitori vengono promessi rendimenti molto elevati e apparentemente sicuri, ma quei profitti non derivano da attività economiche reali o da introiti esterni, ma vengono invece pagati utilizzando il denaro dei nuovi aderenti. Cioè si rimescolano un po' le stesse carte e il meccanismo continua a funzionare finché riesce ad attirare nuove persone che portano nuovo denaro, ma quando il denaro in entrata non basta più a coprire i pagamenti promessi a tutti gli investitori già coinvolti, il sistema collassa ed emerge la vera natura della truffa. Uno degli aspetti più insidiosi di questa truffa è che, almeno all'inizio, molte persone ricevono davvero i rendimenti promessi, anche se, non derivano da guadagni esterni ma da altri investitori. Però il fatto di ricevere effettivamente il denaro rafforza l'idea che si tratti di un investimento sicuro e redditizio, spingendo spesso gli stessi partecipanti a coinvolgere altre persone, amici, parenti, conoscenti. In realtà il rischio cresce progressivamente con l'aumentare dei partecipanti, anche se chi aderisce raramente percepisce questa gravità. E quando iniziano i primi ritardi nei pagamenti o le difficoltà nel recuperare il denaro investito, nella maggior parte dei casi è già troppo tardi
il sistema è ormai vicino al collasso e spesso il truffatore è già scomparso insieme a tutti i soldi raccolti. Ad un certo punto Natalie sarebbe arrivata persino a gonfiare enormemente il valore della società. Lei dichiarava che il patrimonio di questa società superasse i 500 milioni di dollari. Questo perché cercava in questo modo di ottenere un prestito bancario. E tra l'altro era un po' tutto campato per aria. Cioè, per esempio, vi ricordate il film War Dogs, da cui Natalie ha preso ispirazione per tutto questo business, no? Ecco, alcuni ex dipendenti racconteranno che lei, durante l'inserimento del personale nella società, faceva vedere quel film, cioè proprio come esempio, come introduzione al lavoro dell'azienda. E la cosa è già di per sé strana, ok? Ma lo è ancora di più se pensiamo che alla fine questo film parla di una truffa e i due protagonisti finiscono in galera, quindi cioè non è proprio una grande fonte di ispirazione, no? Ci stanno raggiungendo! Corri! Sto per morire! Ma nella realtà la situazione economica della coppia stava rapidamente precipitando. Secondo la ricostruzione dei detective, la banca aveva deciso di chiudere i loro conti e Michael, appena aveva ricevuto questa notizia, si era recato nella sua filiale in banca in preda alla rabbia, in preda alla disperazione, tanto che era stato chiamato un amico dalla banca per cercare di calmarlo. Secondo gli investigatori, la mattina del 6 febbraio del 2019 la situazione era ormai vicina al collasso totale. Il conto in banca dei Cochran era ormai praticamente azzerato e non arrivavano nuovi fondi, ma nonostante questo Michael sembrava ancora convinto che quel viaggio che dovevano fare a Lynchburg, potesse servire a recuperare denaro legittimo dagli investimenti dell'azienda. E secondo i detective questa cosa, cioè il fatto che Michael sperasse davvero in questo viaggio, suggerisce che lui non fosse appunto consapevole della natura fraudolenta del sistema costruito da Natalie. Ma Natalie non si era fermata lì. I detective scoprono anche che la donna era riuscita a sottrarre dei dati identificativi che appartenevano a persone che lavoravano nel governo federale e nel settore bancario, e poi aveva usato queste identità per inviare email agli investitori fingendo che provenissero da funzionari governativi o bancari, aumentando così la credibilità del sistema fraudolento. Cioè lei si spacciava per funzionari governativi, si era inventata tutta questa identità, c'era una Betsy, si era inventata questa persona che non esisteva, che si chiamava Betsy, e lei scriveva le mail fingendo di essere questa funzionaria governativa e cercava così di convincerli a investire soldi nella società, capito? E nel frattempo, come detto prima, i Cochran continuavano a condurre uno stile di vita sempre più lussuoso, usando però i soldi degli investitori. Ma non solo degli investitori, tra l'altro, è stata ancora più subdola di così. Pensate che, per esempio, nel febbraio del 2018, quindi l'anno prima, era stata organizzata una raccolta fondi per le squadre scolastiche di baseball, di pallavolo. Vi ricordate che oltretutto Michael era il coach di tutte queste squadre, no? Tutti si fidavano di lui. Ecco, questa iniziativa aveva raccolto circa $32.000, metà destinati alla squadra di baseball, metà a quella di pallavolo. E molti di questi $1.000 erano stati donati ovviamente dall'azienda di Natalie e Michael. Vi ricordate quanto erano generosi? Ebbene, dopo poco, non solo si scopre che un assegno da $16.000 emesso dalla loro società era un assegno scoperto e quindi non si poteva incassare perché in realtà quei soldi non esistevano. Non solo questo, ma tutti i soldi del conto delle squadre sportive erano spariti. Tutti. E quando indagano più a fondo scoprono che quei soldi erano stati usati per spese personali mai autorizzate, come spese su Amazon, cene costosissime in ristoranti lussuosi. E vi ricordate per caso chi era la tesoriera di questi conti? Quindi la persona che gestiva i conti delle squadre sportive? Ovviamente era Natalie, la buona e affidabile Natalie.
A questo punto Natalie viene quindi ufficialmente accusata di frode fiscale, ma non solo, perché più si va avanti con le indagini e più è chiaro che Natalie, rimasta incastrata nelle sue stesse bugie, abbia deciso ad un certo punto di eliminare il marito, perché probabilmente cominciava a farle sempre più domande e a metterla sempre più alle strette. E infatti, durante una perquisizione a casa di Natalie, succede qualcosa. Uno dei detective sta rovistando nel loro frigo quando trova in uno dei ripiani del frigo una boccetta di insulina. Vi ricordate? Natalie aveva chiesto alla sua amica Jennifer di prestarle una boccetta di insulina di suo figlio, sostenendo di averne bisogno lei perché a causa della sua malattia le stavano somministrando gli steroidi che le alzavano la glicemia e quindi aveva bisogno dell'insulina per abbassarla. Ma questo non è quello che Natalie risponde ai detective quando le chiedono spiegazioni sul perché quella boccetta fosse nel suo frigo. Natalie infatti dice a persone diverse cose diverse. A Jennifer, la sua amica, aveva detto quella cosa lì. Ai detective invece dice che quell'insulina era di Michael. Lei dice ai detective che Michael spesso si iniettava l'insulina perché era così fissato con la palestra che addirittura per abbassare gli zuccheri nel suo sangue, per controllare gli zuccheri, arrivava a questo, a iniettarsi l'insulina. Ma questa sua spiegazione non convince i detective, anche perché Natalie dà anche una terza versione, ovvero che lei tenesse nel frigo quella fialetta perché, dato che il figlio dei suoi amici era diabetico, sai, nel caso in cui ne avesse avuto bisogno, lei ne teneva una in frigo per lui in caso di emergenza. Però, deciditi, Natalie, nel senso, scegli una bugia e dici quella a tutti. Nel settembre del 2020, quindi, Natalie si dichiara colpevole davanti alla Corte federale di 26 capi di imputazione per frode, perché al momento è sotto processo solamente per quanto riguarda la sua truffa, la truffa della sua società. Tra le accuse ci sono frode telematica, riciclaggio e altri reati sempre di natura finanziaria. E durante il processo emerge anche un altro elemento che sconvolge soprattutto i familiari di Michael, nonché i loro amici, ovvero che Natalie avrebbe continuato a truffare attivamente le persone anche nei giorni in cui suo marito stava morendo. Cioè non ha interrotto la sua truffa neanche in quei giorni devastanti. Nel frattempo, prima ancora che arrivi la sentenza per i reati legati alla truffa, Natalie viene accusata anche di omicidio. Siamo nel novembre del 2021. Secondo i detective, Michael avrebbe scoperto la verità sullo schema Ponzi della moglie e questo lo avrebbe trasformato in un problema per lei e per questo lo avrebbe ucciso somministrandogli l'insulina che appunto, se somministrata senza aver mangiato nulla, è assolutamente letale. Nel 2022 poi arriva la condanna riguardo la truffa. Per quei reati viene condannata ad una detenzione di 135 mesi e a restituire ben 2,5 milioni di dollari agli investitori come risarcimento. Quindi Natalie va in carcere, ma chiaramente per la famiglia di Michael questo non è abbastanza. Loro vogliono che Michael abbia la giustizia che merita. Ma purtroppo il caso presenta ancora diversi punti da chiarire dal punto di vista del medico legale e per questo motivo nell'aprile del 2023 i procuratori chiedono l'archiviazione temporanea delle accuse di omicidio. Questo perché l'accusa vuole costruire un impianto accusatorio più solido nei confronti di Natalie e per farlo devono riesumare il corpo di Michael così da effettuare nuove analisi tossicologiche e forensi, anche perché vi ricordate non era mai stata fatta neanche l'autopsia. Il corpo di Michael viene quindi riesumato e viene eseguita l'autopsia, da cui si determina che la sua morte è stata un omicidio causato proprio dalla somministrazione di insulina che ha provocato insufficienza respiratoria e arresto cardiaco. E dopo 2 mesi di ulteriori esami e consulenze, gli investigatori si sentono pronti, così nell'ottobre del 2023 Natalie Cochran viene incriminata nuovamente con l'accusa di omicidio di primo grado. Il processo per la morte di Michael si apre il 13 gennaio del 2025. L'accusa costruisce un quadro accusatorio in cui la dimensione economica e quella personale si sovrappongono. Natalie avrebbe infatti gestito per anni un sistema di false aziende legate a contratti governativi, mentre allo stesso tempo avrebbe progressivamente tenuto il marito
all'oscuro della reale natura delle attività. Come abbiamo detto, secondo l'accusa, Michael inizialmente non sarebbe stato consapevole del fatto che fosse tutta una truffa, ma col passare del tempo avrebbe posto sempre più domande insistenti sui presunti contratti governativi e sui flussi di denaro. In questa ricostruzione, secondo l'accusa, il conflitto tra Michael e Natalie avrebbe raggiunto una fase critica proprio nei giorni precedenti alla morte di lui. Natalie si sarebbe trovata davanti ad una scelta drastica: dire la verità riguardo alla truffa oppure eliminare il problema, eliminare Michael. Ma dire la verità per Natalie non era un'opzione, anche perché non avrebbe dovuto dire la verità solo riguardo alla truffa, ma anche riguardo al suo cancro, che ovviamente, amici, neanche a dirlo, non è mai esistito. Lei ha finto di essersi ammalata solamente per guadagnare un po' di tempo, perché sempre più persone vicine a lei, persone che lei aveva truffato, nonostante fossero familiari e amici, le chiedevano soldi, le chiedevano che fine avessero fatto i loro soldi. Dicendo di essersi ammalata così gravemente, effettivamente Natalie ha ottenuto un po' di tregua da parte loro, anche se, vi ricordate, l'amica Toni aveva sospettato fosse tutta una balla e aveva ragione. Sul piano medico-legale l'accusa si basa su un dato centrale, ovvero la grave ipoglicemia di Michael, che secondo i periti dell'accusa in un soggetto non diabetico sarebbe possibile solamente tramite una somministrazione letale di insulina, e Natalie, in quanto farmacista, possedeva le competenze necessarie per conoscere perfettamente gli effetti di tale sostanza e quanta somministrarne. In più, durante il processo viene discussa anche un'altra cosa. Praticamente dal cellulare di Michael, il giorno in cui è stato male, quando è collassato sul pavimento della cucina, sono partiti dei messaggi. Cioè sembrerebbe che Michael quel giorno abbia mandato dei messaggi, non sappiamo che cosa ci fosse scritto. Ma l'accusa in aula spiega che è impossibile che Michael abbia mandato dei messaggi in quelle ore, perché una volta persi i sensi, non sarebbe stato in grado di mandare messaggi. Questo significa che Natalie ha preso controllo del suo cellulare e ha mandato quei messaggi, fingendosi lui, per far credere che fosse ancora cosciente, che non fosse così grave come sembrava. La difesa costruisce invece un impianto opposto, centrato sul ragionevole dubbio. Secondo gli avvocati di Natalie, le prove sarebbero esclusivamente circostanziali e secondo loro non esisterebbe nessuna dimostrazione diretta della causa della morte. La presenza di insulina nella casa non viene considerata sufficiente a collegare Natalie all'evento, anche perché non ci sarebbero impronte, DNA o prove forensi che la possano collegare in modo diretto all'uso letale della sostanza. Poi, durante il processo, vengono chiamati a testimoniare anche i due figli di Natalie e Michael, che sorprendentemente, o forse no, testimoniano in difesa della madre. La figlia Nicole, che al tempo aveva 13 anni quando è avvenuto, cioè quando è morto il padre, riferisce che nei mesi precedenti alla morte di Michael aveva diversi sintomi come vertigini, confusione, problemi cognitivi, e racconta che il padre assumesse effettivamente regolarmente steroidi. Spiega anche che da quando assumeva steroidi era diventato più aggressivo, più agitato del solito. Anche il figlio maschio della coppia testimonia e dice praticamente la stessa cosa. Il padre non era in salute, prendeva steroidi e anche lui dice questa cosa, che da quando li prendeva era spesso molto irritabile. Entrambi comunque sono sicuri che la madre sia innocente. Poi, dopo la fase istruttoria, la giuria si ritira e il 29 gennaio 2025, dopo circa 2 ore di deliberazione, Natalie Cochran viene dichiarata colpevole di omicidio di primo grado. Il verdetto della giuria è il seguente: l'imputato è colpevole di omicidio di primo grado. Alla lettura del verdetto sia la famiglia di Natalie che quella di Michael reagiscono in modo profondamente emotivo, ovviamente per ragioni opposte. Anche Natalie si mostra emotiva e molto commossa durante tutto il processo e anche durante il verdetto. Infine, prima della conclusione del processo, la difesa chiama diversi testimoni con l'obiettivo di descrivere la personalità di Natalie e cercare di ottenere quella che in inglese si chiama mercy, ovvero clemenza, cioè
si chiede al giudice o alla giuria di mostrare clemenza al momento della sentenza. Tra le testimonianze più emotive e significative c'è quella della madre di Natalie, che interviene in aula con parole cariche di dolore e di preoccupazione per la famiglia. Dice che i suoi nipoti hanno bisogno della loro madre perché loro, i nonni, non sanno quanto tempo ancora rimarranno in vita, essendo anziani, quindi loro chiedono clemenza per loro, cioè per i ragazzi. Ovviamente di contro la madre di Michael chiede che assolutamente non venga mostrata clemenza nei confronti di Natalie, dice proprio per favore non datele clemenza, lei non ha mostrato clemenza nei confronti di Michael. We ask that you please, no mercy. She never gave Michael any mercy. Vengono chiamati anche degli amici di Natalie e Michael, nonché anche degli investitori, quindi persone che sono state truffate, ma alla fine la giuria decide per il verdetto no mercy, quindi nessuna clemenza, e Natalie viene condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale, che tra l'altro questa sentenza va a sommarsi a quella precedente, quella federale per frode. Nel febbraio del 2025 poi nasce il Michael Brandon Cochran Act, una legge che vuole evitare che casi simili passino inosservati negli ospedali. Per questo questa legge prevede che nei reparti di terapia intensiva venga eseguito automaticamente il test del C-peptide su pazienti incoscienti o con glicemia estremamente bassa, anche se non sono diabetici. Questo esame permette ai medici di capire quanta insulina sta producendo naturalmente il corpo, ed è importante perché permette di valutare se l'insulina presente nel corpo sia stata appunto prodotta naturalmente oppure se è stata iniettata dall'esterno. Quando l'insulina viene somministrata artificialmente, infatti, questo esame, il C-peptide, resta molto basso o addirittura assente. Secondo i promotori della legge, infatti, nel caso di Michael, questi controlli non sono stati eseguiti subito e hanno rallentato così la scoperta della vera causa della morte. Ad oggi comunque Natalie Cochran è in carcere e ci rimarrà per il resto della sua vita. Questi, amici, sono tutte le informazioni che avevo su questo caso. Fatemi sapere se lo conoscevate già, fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciatemi un commento, ma come sempre non dimenticate di essere gentili con me e con gli altri. Detto questo, io vi ringrazio per aver passato tutto questo tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!